Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro e le tendenze energetiche disponibili per l'economia dei prossimi 30 giorni. Abbiamo la carta della temperanza, ragazzi, è una buona carta per la situazione economica, vuol dire che tutto sommato le cose potrebbero essere già in equilibrio o potrebbero andare verso l'equilibrio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link alla promozione della lettura semestrale di gennaio e febbraio e c'è anche il link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo con la morte. Abbiamo un 4 di coppe, abbiamo un 9 di spade, cavaliere di pentacoli, cavaliere di bastoni e amanti. Già vi dico che sì, si potrebbe andare verso quello che è un riequilibrio della situazione economica. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico, poi in un secondo momento andiamo a vedere i vari tipi di investimento, quindi potrebbero essere quelli immobiliari, quelli finanziari, i bot, i BTP, non lo so, i bitcoin, andiamo a vedere un po' tutto. Tenete presente che questa lettura può essere integrata con la lettura semestrale che è già online, la trovate nell'oroscopo annuale stagionale, ce n'è una proprio dedicata al lavoro e all'economia. Allora, partiamo dalla morte. Mago e 7 di coppe. Allora, qui con la morte c'è da lasciare indietro qualche tipo di situazione, ideologia, pensiero, modo di fare. Direi che sono più... è come chiudere con il passato ed andare verso un potenziale futuro. Con un 7 di coppe è come se si aprissero delle strade. Qui però avendo anche il mago al contrario si è un po' titubanti sul dove andare, su che cosa fare, su quale sia la strada migliore da intraprendere effettivamente. Andiamo a vedere 4. Temperanza. E carro. Sì, di nuovo, è questione di direzione. Però avendo anche un 4 di coppe io sento che probabilmente è come se non aveste chiaro, è come se non steste valutando qualche cosa. È per quello che all'inizio del periodo potrebbe esserci come questo disequilibrio rappresentato dalla temperanza al contrario. Però c'è anche la volontà di andare avanti con questo carro. È come se qui effettivamente le opportunità si aprissero, ma bisogna capire bene dove andare. Andiamo a vedere il 9 di spade, luna, e 6 di bastoni. Guardate, ho la sensazione che potreste non prendere in considerazione certe occasioni perché non vi sentite abbastanza preparati
perché vi manca quel titolo di studi, quel documento, quel certificato. Io credo che qui ci sia una forte paura di non essere all'altezza o potrebbero ritornare a galla con questa luna dei temi legati al passato, delle... Potreste soffrire di insonnia in questo periodo, ve lo dico. Ok, andiamo a vedere il cavaliere. Abbiamo un 4 di pentacoli e la carta del sole. C'è un movimento in avanti, ragazzi, con questo cavallo di pentacoli. Diciamo che il sole ci parla di prosperità, di abbondanza, di crescita. Può anche riguardare qualche cosa che avete già, che sta crescendo. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Diavolo. 8 di bastoni e 10 di spade. Ho come l'idea che potrebbe arrivare una notizia, una comunicazione durante questi 30 giorni, ragazzi, che può cambiare un attimino le carte in tavola. Datemi una carta per il diavolo. 4 di spade. Mm. Andiamo a vedere anche gli amanti. Abbiamo un cavaliere di coppe, la giustizia e un 8 di pentacoli, ragazzi. Vi dico che se per caso state tribulando un po' con il lavoro, può essere che ci sia un cambio, perché qui si vede come una regolarizzazione della parte finanziaria, ma soprattutto c'è un 8 di pentacoli. Vi invito comunque ad andare a vedere le letture mensili che si chiamano Ruota del Destino, dove anche lì tratto la parte economica, oppure la lettura sul lavoro e sull'economia del primo semestre del 2026. Comunque, devo dire che secondo me, come vi dicevo già all'inizio, sento come una battuta d'arresto qua, sinceramente, però avendo la carta degli amanti alla fine e anche la giustizia, secondo me c'è come una regolarizzazione, un riequilibrio, un qualche cosa che ritorna nella norma. Migliorato, mi viene da dire. Ok, andiamo a vedere ancora tre carte come se fossero un consiglio. Ruota della fortuna. 6 di spade, 4 di spade, ruota della fortuna e carro. Mm. Molte volte, ragazzi, quando lavoriamo e non arrivano i risultati che noi vorremmo, è perché abbiamo bisogno di cambiare il modo di pensare. Qui potrebbero esserci delle credenze limitanti o proprio un modo di pensare che limita la vostra crescita economica, perché comunque una ruota della fortuna c'è, ma è girata al contrario, come se, sì, lì andiamo, ok? Però, a parte che qualcuno sento che deve uscire dal proprio guscio, deve proprio, come dire, farsi conoscere, deve iniziare a intessere delle relazioni con persone che possono effettivamente darvi come delle dritte o una nuova forma di pensiero. Ci sono certe persone che chiamano i soldi soldini, ok? Come se sminuissero il valore dei soldi o come se fossero cresciuti in ambienti dove la parola soldi, sapete, no? Ci sono delle credenze limitanti riguardo ai soldi che possono essere i soldi sono la radice di tutti i mali, oppure i soldi portano il diavolo. Sapete quelle cose, quelle credenze vecchie che volenti o nolenti in qualche modo possiamo aver introiettato, potrebbero essere programmate nel nostro subconscio.
Quindi qui si tratta di fare come un lavoro di introspezione su che tipo di pensieri avete, su che tipo di paure avete inerenti al denaro, che pensi, che relazione avete proprio con il denaro. Perché qui c'è un possibile cambio, c'è come una nuova direzione da poter dare, ma è come se prima doveste capire cosa vi vincola, cosa vi condiziona, cosa vi fa sentire sprotetti, mi viene da dire. Cioè, vi faccio un esempio, se sapete che siete persone emotive, forse investire in borsa non è proprio il vostro settore, perché la borsa è piena di oscillazioni e bisogna avere sangue freddo per quelle cose lì. Per farvi un esempio, no? Adesso andiamo a parlare dei vari settori. Allora, cominciamo da quello che è il flusso di denaro in questi 30 giorni. E secondo me, allora vi dirò, per qualcuno potrebbero esserci dei debitucci, delle multe non pagate che tornano come un qualche cosa per il quale che ridurrà il vostro flusso di ingressi nei prossimi 30 giorni. Se per caso fosse un momento statico nel lavoro, se per esempio siete autonomi e c'è la calma piatta, il consiglio delle carte è quello di fare pubblicità. Se siete dipendenti e volete l'aumento di stipendio, il consiglio è di iniziare qualche corso di aggiornamento, qualche nuovo corso che si possa abbinare a quello che già fate, cioè un po' come se vi dicessero volete guadagnare di più, muovetevi, fate qualche cosa. Questo per quello che riguarda appunto il flusso di denaro costante, mettiamola così, che sì, potrebbe essere anche il lavoro. Potreste anche trovare dei nuovi clienti, comunque in questo prossimo periodo. Diciamo che avete bisogno con questa giustizia a fine lettura, a fine linea, avete come bisogno di fissare delle nuove regole, cioè per esempio se sono clienti grandi fissare il pagamento in 3 o 4 tranche, no? In modo che mano a mano che avanzano i lavori, per esempio, voi potete rifornire il magazzino. Per quello che riguarda gli investimenti, se per caso siete come in una compravendita di qualche immobile, di qualche strumento anche, di qualche attrezzatura, forse aspetterei fine mese. La fine tenete presente che la lettura dura 30 giorni da quando la vedete, ok? Quindi il mese io ne intendo finiti questi 30 giorni della lettura, perché è come se aveste un panorama nuovo. E continuo a sentire la parola seconda mano, seconda mano, seconda mano, quindi può essere che a fine mese troverete la stessa cosa che volete voi, la stessa attrezzatura di cui avete bisogno, ma la troviate di seconda mano. Quindi vi invitano ad aspettare un attimino. Per quello che riguarda, diciamo quello che avete già costruito, se vogliamo, se state vendendo qualche cosa, tipo un'azienda che avete già costruito, tipo, non lo so, una casa ereditata, tipo qualsiasi cosa sia, cioè è come se fosse arrivato il momento di vendere e di utilizzare quel patrimonio per iniziare qualcos'altro. E qui, in questo mese, ragazzi, vi dico che sento molto 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 favoriti gli investimenti in borsa e in Bitcoin. Partite da qualche cosa di sicuro, magari fate un sondaggio prima, ovviamente fatevi sempre consigliare da qualcuno che ne sa più di voi se siete neofiti, se non avete mai fatto una roba del genere, però ho come la sensazione che dobbiate puntare su aziende. Allora, se investite in borsa, potrebbero essere aziende che lavorano nelle costruzioni, ehm, o non lo so come. Ho la sensazione che ci sia di mezzo l'agricoltura,
Quindi non lo so se potrebbero essere delle aziende magari alimentari che stanno super investendo, tipo quelle quotate in borsa, no? Però ho come la sensazione che vi convenga partire da un'azienda che più o meno abbia una crescita lineare nel tempo e iniziare con pochi movimenti oscillatori. Diversamente, se siete già esperti, ragazzi, è un buon mese. In questi 30 giorni devo dire che, insomma, si espanderanno non poco i vostri investimenti borsari, finanziari, via. Per chi invece maneggiasse le materie prime, potrebbe esserci un lieve calo, in questo periodo, quindi potrebbe essere ottimo comprare. Non lo so, mi vengono in mente le persone che costruiscono o le persone che utilizzano tanto prodotti che hanno un'oscillazione sul mercato come il petrolio, il gas, quindi quelle cose lì, no? Che si muovono molto velocemente e tipo il costo dei trasportatori, che è soggetto alle modifiche del carburante, ovviamente, gli aerei, i voli aerei mi viene in mente. Allora, se parliamo di redditi passivi, ragazzi, secondo me è la parte più sicura tra tutti gli investimenti che vedo qui, la tipologia, diciamo, è quello che vi porterà più soddisfazioni. Sento che potreste avere come dei nuovi contratti, dei nuovi obiettivi, delle nuove idee su come generare rendite passive. Mi parlano di diritti di autore, non so se avete scritto un pezzo musicale piuttosto che un libro, un brevetto potrebbe essere che riuscite finalmente a vendere o... Sì, per qualcuno potrebbe anche essere qualche investimento che arriva in voi, cioè qualche investitore che arriva e vi dà del denaro per sviluppare questo brevetto, questo nuovo progetto. Se dovessimo parlare di vincite, c'è la ruota della fortuna, effettivamente, ma è girata al contrario, però. Se arriva qualcosa, arriva poco. Non lo sento un buon mese per le vincite casuali, diciamo. Andiamo a vedere qualche oracolo. Osserva la tua attitudine. Controlla se impieghi la maggior parte della tua energia per mantenere uno stato d'animo positivo o negativo. Hai bisogno di ricordarti che devi essere positiva o lo sei già in forma naturale? L'obiettivo, scopri se sei, la traduzione sarebbe scopri se stai essendo inconsciamente positivo o negativo. E poi abbiamo arrenditi al divino, identifica una paura che hai bisogno di lasciare in mano al divino in modo incondizionato. Questa preghiera può cambiare veramente tutta la tua vita. L'obiettivo, libera la tua anima dal peso della paura. Uh. Ascenso, aprile. Quindi qui si tratta per qualcuno di avere un movimento in avanti a livello economico in questo caso. Se siete dipendenti sì che potrebbe essere una promozione, se si parla di investimenti sì che potreste fare degli affari,
Potrebbe essere nel mese di aprile o entro aprile. Siccome qui alla fine abbiamo la giustizia, può essere un pre-contratto qui nei prossimi 30 giorni, poi dipende sempre da quando vedete la lettura, e poi qui c'è aprile, dove si potrebbe magari finire, terminare quella vendita, quel contratto. Grande comprensione giunge con grande amore. Non so perché, ma sento che fa riferimento al non forzare le cose. Cioè, l'amore è anche il lasciar andare, il lasciare che le cose vadano in un certo modo, vadano come devono andare. E questo porta poi a una grande comprensione sul perché è dovuto andare così, sul perché è meglio fare questo, sul perché è meglio fare quell'altro. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di informazioni interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto e se volete potete anche fare lo stesso lavoro da autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti, però ci sono anche altri temi di metafisica, perché poi alla fine è sempre tutto un po' collegato, no? Si parte da vari punti, ma si arriva sempre al centro. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero, perché il tutto è stato studiato come se fosse un corso di formazione. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!